Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare della lettera del diavolo? Questa è una storia davvero molto intrigante ed è anche una storia tutta italiana. Nel 1676, in un convento siciliano, una giovane suora di nome Maria fu ritrovata svenuta sul pavimento della sua cella con il volto completamente ricoperto di inchiostro e un biglietto tra le mani. Il contenuto di questo foglietto era qualcosa di molto inquietante, a parte che era scritto in maniera davvero incomprensibile perché era un miscuglio di lettere e simboli, ma a detta della suora era stato scritto dal diavolo in persona, nel tentativo di allontanarla da Dio per avvicinarla al male. La lettera del diavolo, un messaggio di soli 14 righe, ha sfidato per secoli ogni tentativo di comprenderne il significato. Questo fino al 2017, quando un gruppo di ricercatori catanesi, grazie ad un particolarissimo algoritmo, è riuscito a decifrare il contenuto. La lettera del diavolo nel tempo, pensate che ha attirato l'attenzione di grandi scrittori come Andrea Camilleri e Tomasi di Lampedusa, pronipote proprio di Suor Maria, oltre alla testata La Domenica del Corriere, che negli anni 60 addirittura bandì un concorso offrendo un soggiorno di un mese ad Agrigento a chiunque fosse riuscito a decifrare quell'enigma. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, ma adesso iniziamo. L'11 agosto del 1676, nel monastero di clausura di Palma di Montechiaro ad Agrigento, una giovane suora di nome Suor Maria Crocifissa della Concezione fu trovata a terra priva di sensi nella sua cella, con il volto ricoperto di inchiostro, un calamaio sulle gambe e un foglio tra le mani. Quando la donna riprese i sensi, raccontò alle altre consorelle una storia davvero scioccante. Innanzitutto il contenuto del biglietto che aveva in mano era assolutamente indecifrabile perché conteneva un mix di lettere e numeri che non hanno mai permesso di decifrarne il contenuto. L'unica cosa che si sa è che Suor Maria disse che quel messaggio le era stato dettato dal diavolo in persona nel tentativo di allontanarla dalla fede e da Dio per avvicinarla al peccato e al male. Suor Maria raccontò che quella notte stava ultimando un manoscritto per il suo padre confessore, quando ad un certo punto nella sua stanza le si palesò Lucifero con un gruppo di demoni. Dopo una lunga lotta, la donna fu costretta a scrivere quel terribile messaggio proprio da Lucifero, che le chiese anche di firmare quel messaggio. Ma quando la suora ne comprese il contenuto, si ribellò a loro in ogni modo. Alla fine però fu costretta a firmarlo, ma non con il suo nome. L'unica parola comprensibile in quel testo è proprio quello che scrisse Suor Maria, cioè oimè. Questa è una storia davvero molto misteriosa perché nel tempo si è poi scoperto che il testo combina diversi alfabeti, tra cui quello greco, latino, runico, che appartiene alle antiche popolazioni germaniche, e quello yazidi, popolo considerato proprio adoratore del diavolo. Insomma, sembra davvero impossibile che una suora così giovane abbia potuto combinare insieme questo mix di alfabeti anche davvero antichi per poi tirar fuori un contenuto così indecifrabile che nei secoli nessuno è riuscito a comprendere. Ma secondo voi Suor Maria poteva conoscere talmente bene questi 4 alfabeti? Può darsi. Ma mi sono chiesta, chi era Suor Maria Crocifissa della Concezione prima di diventare una suora di clausura? Secondo me è molto importante saperlo per comprendere bene tutta la storia. Isabella Tomasi nacque ad Agrigento il 28 maggio del 1645. Era di stirpe nobile perché la madre, Rosalia Traina, era baronessa di Falconeri e Torretta,
mentre il padre, il duca di Palma, Giulio Tomasi, era il principe di Lampedusa. Isabella è la secondogenita della famiglia Tomasi. Cresce e viene educata in un ambiente molto cattolico che ha sempre caratterizzato la casata Tomasi di Lampedusa. Non si sa se Isabella era già da piccola destinata alla vita monacale o se invece ha seguito una sua vocazione. Si sa però che uno dei suoi fratelli, Giuseppe Maria Tomasi, era un cardinale e che fu santificato insieme alle altre loro due sorelle, Francesca e Antonia. Quindi forse possiamo ipotizzare che il cammino di Isabella era già scritto. Oltretutto fu proprio il padre Giulio e un altro suo fratello di nome Carlo a costruire il monastero di clausura benedettino a Palma di Montechiaro. Anni dopo Isabella entrò in convento e prese i voti esattamente il 7 ottobre del 1660, assumendo così il nome di Maria Crocifissa della Concezione. E da lì inizia la sua piena vita religiosa, fatta di preghiera, lavoro umile e totale dedizione al Signore. Pensate che nel 1672 Suor Maria ebbe la sua prima visione. Le apparve la Madonna che le diede un messaggio. Sarà la croce la tua perpetua clausura. Già è stabilita la croce, resta il montarci pian piano sopra per essere crocifissa perfettamente. Secondo le testimonianze delle sue consorelle, Suor Maria visse sempre in penitenza. Era nota per la sua intensa vita spirituale e veniva descritta sempre impegnata in lotta contro forze malvagie che costantemente la spingevano a rinnegare Dio, cosa che non accadde mai, perché Suor Maria accettò addirittura con gioia la malattia e le infermità che poi il 16 ottobre del 1699 la portarono alla morte, mentre pronunciava le parole Santo, Santo, Santo. Nel 1701 fu beatificata e nel 1704 il vescovo di Agrigento chiese che fosse scritta la sua biografia per poi pubblicarla insieme al suo epistolario. Fu dichiarata venerabile il 15 agosto del 1787 da Pio VI. Suor Maria è stata sepolta all'interno del monastero in cui aveva sempre vissuto. La lettera del diavolo, invece, è stata sempre conservata all'interno del monastero e tramandata nei secoli come testimonianza di un evento straordinario considerato dalla Chiesa un segno della lotta tra il bene e il male. Ma Suor Maria, come abbiamo detto, è nota per la visione o la possessione che è avvenuta nel 1676 e ovviamente per la famosissima lettera del diavolo, che ha attirato l'attenzione di diversi ricercatori, scrittori, testate giornalistiche nel corso del tempo. Pensate che nel 1955 lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un discendente proprio di Suor Maria, si appassionò talmente tanto alla storia della sua antenata e di questa lettera che tentò anche di decifrarla, ma senza successo ovviamente. Si recò anche al convento dove la suora aveva vissuto, dove poi era morta ed era anche stata sepolta, e ne rimase talmente colpito che decise di inserire nel suo romanzo Il gatto pardo la figura della suora con un nome ovviamente di fantasia, Beata Corbera. Ma cosa c'è scritto all'interno di questa lettera? Ci sono stati diversi tentativi di decifrazione nel corso dei secoli, ma solo due sono veramente attendibili. Uno è del 2017 da un gruppo di fisici e informatici del Ludum Science Center di Catania che, con un complesso algoritmo di decifrazione che ha utilizzato diversi alfabeti, tra cui greco, latino, runico e yazida, che ha portato ad una parziale decifrazione del messaggio, che però non dà una spiegazione complessiva di quello che c'è scritto.
È una spiegazione molto difficile, ma tenterò di darvela. In sostanza, l'algoritmo ha individuato i caratteri che si ripetevano uguali e li ha poi comparati con i segni più simili nelle varie lingue. Il risultato è un messaggio molto critico verso la religione cristiana, individuando come dei pesi morti la Santissima Trinità e Dio come un'illusione totalmente creata dall'uomo. Tuttavia l'intero contenuto rimane ancora un mistero. L'altro tentativo di decifrazione è stato fatto proprio quest'anno, il 10 dicembre del 2024, utilizzando niente di meno che l'intelligenza artificiale, che ha permesso di dare due traduzioni diverse del testo. La prima ha una visione spirituale positiva con un messaggio di fede e speranza. Sembra proprio una riflessione spirituale orientata verso la ricerca della salvezza e della luce divina, dove si leggono parole del tipo timore del Dio Altissimo, la parola è forza e ragione, fuoco sacro. La seconda invece trova parole come timore per ciò che non è, pesi morti della Santissima Trinità, stige eterno. Dopo un'attenta analisi di entrambe, si è ritenuto che la seconda traduzione sia più coerente con il significato storico che è stato dato alla lettera del diavolo e poi per il contenuto critico che contiene verso la religione. Nonostante tutto, ancora oggi la lettera del diavolo è un grande mistero irrisolto. Molti pensano che sia solo il frutto della fantasia di Suor Maria, magari perché non era così convinta di prendere i voti, forse perché non voleva proprio diventare suora, magari qualcuno l'aveva obbligata a farlo. Di conseguenza si era divertita a creare un mix di alfabeti che conosceva benissimo per nascondere un messaggio di scontento verso quella vita. Per molti altri invece Suor Maria forse soffriva di schizofrenia o di un disturbo bipolare che certamente all'epoca non poteva essere diagnosticato. Certo è che secondo la versione della Chiesa la lettera è reale ed è il frutto di una lotta tra il bene e il male, un messaggio di Lucifero a Dio per indurlo ad abbandonare gli uomini ai suoi peccati e al suo abbraccio mortale. Amici, se siete curiosi vi lascerò in descrizione il link per andare a vedere le varie traduzioni che si sono fatte di questo testo incredibile. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!